Mi chiamo Pietro Fragasso, sono presidente della cooperativa sociale Pietra di Scarto di Cerignola. Si tratta di una cooperativa che si occupa di inserimento lavorativo di persone in stato di difficoltà, che esiste dal 1996 e dal 1996 ha questa vocazione a lavorare appunto con le pietre di scarto, cioè con coloro che normalmente vivono ai margini della comunità, di quella che è il mondo del lavoro, comunque il mondo delle ordinarie relazioni. La nostra quotidianità è fatta di persone che vengono da percorsi di giustizia, da percorsi di dipendenza o da percorsi di fragilità lavorativa, da percorsi di sfruttamento. Noi lavoriamo dal 1996 e abbiamo in affido questo bene, questo luogo che è il laboratorio di legalità Francesco Marcone, che è un bene confiscato alla mafia, tornato nella collettività, nel patrimonio collettivo successivamente a una confisca di un'operazione che si chiama Operazione Cartagine negli anni 92-93. Che cosa facciamo in questo luogo? In questo luogo mettiamo in atto quelli che sono i dettami della legge 109 del 1996, di cui quest'anno si festeggiano i 24 anni di vita, e che prevede sostanzialmente un'idea fondativa che segue quella che era la visione di Pio La Torre, cioè i beni confiscati alla mafia come patrimonio collettivo e necessari in un'ottica di riutilizzo sociale del bene. Cioè i beni confiscati hanno senso se ritornano al patrimonio collettivo in senso fattivo, e quindi qui ogni giorno accogliamo lavoratori che vengono da percorsi più vari e che realizzano un progetto che è un progetto di inserimento lavorativo che però va oltre il puro lavoro e si incastra in una visione più ampia. A noi piace molto ricordare quello che è un verso di Danilo Dolci che dice: ciascuno cresce solo se sognato. Ecco, quel passivo del verso sognare è la responsabilità che la cooperativa e l'intera comunità si prende rispetto alla storia di chi incontriamo. E per questo dal 2010 portiamo avanti questo progetto di recupero del bene confiscato e dal 2016 abbiamo cominciato un percorso che è un percorso che ha portato alla ristrutturazione totale di questo luogo, che a breve diventerà un laboratorio di trasformazione del pomodoro in particolare. La nostra produzione è una produzione principalmente agricola e passa per due prodotti di eccellenza del territorio: le olive DOP Bella di Cerignola, che sono rappresentative appunto proprio per il nome del luogo in cui noi lavoriamo, della città in cui noi lavoriamo, e poi i pomodori. In particolare su quest'altro versante stiamo provando a raccogliere una sfida, che è quella di sviluppare una filiera di pomodoro che sia libera dal caporalato. In particolare andando a realizzare qui un laboratorio di trasformazione del pomodoro che vedrà impiegate dalle 4 alle 6 unità lavorative che vengono anch'esse da percorsi di fragilità. In particolare ci occuperemo di inserimento di figure femminili nella fase della trasformazione, e fuori di qui nella creazione di una rete di produttori che vogliano raccontare un pomodoro diverso da quello che è stato narrato negli ultimi anni, quello che passa per il caporalato, quello che passa per lo sfruttamento e quello che passa per l'annichilimento delle persone e del prodotto stesso. Quindi quello che noi stiamo provando a fare è realizzare una nuova visione della produzione del pomodoro. Tutto questo grazie a un finanziamento di Fondazione Con il Sud, che ci ha dato la possibilità, grazie al bando Beni Confiscati 2016, di mettere in piedi questo grande sogno collettivo. In più, quello che c'è da dire è che noi siamo 6 soci che hanno deciso di vivere insieme questa esperienza, e lo strumento cooperativistico è certamente uno strumento necessario in territori deprivati come quelli della Capitanata, dove normalmente non si è abituati a stare insieme per raggiungere degli obiettivi e per fare delle cose funzionali all'intero territorio.
Noi attraverso l'agricoltura sociale, attraverso l'inserimento lavorativo delle persone, proviamo a raccontare una visione diversa di questo territorio. Il metodo cooperativistico non è soltanto un metodo che attiene ai soci, il metodo cooperativistico è una forma di pedagogia che esercitiamo anche nei confronti dei nostri ospiti, dei nostri lavoratori, di coloro che vengono qui per provare a riprendersi la soggettività della propria esistenza, una soggettività della propria esistenza. Quindi, per ritornare a Danilo Dolci, quella che noi proviamo a mettere in campo non è soltanto una visione cooperativistica, ma oserei dire una visione maieutica, cioè in una maieutica relazionale, dove ognuno di noi ha da imparare dall'altro e ognuno di noi può dare all'altro qualcosa che vada oltre la pura relazione lavorativa. E questa, secondo noi, è una grande scommessa politica. La nostra azione su questo territorio passa necessariamente per un'azione politica, perché o i beni confiscati incidono sulla realtà in cui insistono, oppure rimangono semplicemente simbolo, che per quanto sia meraviglioso non riesce mai a cambiare realmente le cose. E quindi attraverso una produzione diversa del pomodoro, attraverso una relazione diversa con chi normalmente viene ritenuto inutile. Quante volte abbiamo sentito la frase di un detenuto: lasciatelo in carcere e buttate la chiave? Invece noi vogliamo realizzare il dettato costituzionale, la pena come esercizio di recupero di una propria capacità di essere cittadino e di ritornare alla collettività con degli strumenti da poter spendere nella collettività, mettendo un segno più al bilancio dello Stato e non un segno meno, come può essere quello di essere detenuto e quindi vivere passivamente la propria condizione. Per tutto questo il nostro impegno viene raccontato ogni giorno su questo terreno che è dedicato alla memoria di Francesco Marcone. Francesco Marcone, una delle 966 vittime di mafia del territorio d'Italia, è in particolare una vittima del territorio. Dopo aver lavorato 14 anni a Cerignola, muore ucciso dalla società foggiana il 31 marzo del 95. Per noi la memoria delle vittime di mafia è un perno fondativo della nostra azione, la memoria che diventa impegno, il ricordo è il collettivo di queste persone che diventa impegno collettivo attraverso un'azione che passa per il lavoro. Quello che vedete alle mie spalle sono prodotti. Questi prodotti sono a base di pomodoro, pomodorini, olive, ma non sono soltanto quello che mangiamo. Quel prodotto non si racconta attraverso soltanto la degustazione, quel prodotto si racconta attraverso un vissuto complesso e bellissimo e straordinario, che è una storia di riscatto, una storia di nuove opportunità, una storia di sogni sognati insieme agli altri.